Celiaco, una parola che sentiamo sempre più spesso. Ma chi è esattamente il celiaco e perché si chiama proprio così? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Il celiaco è una persona che ha un problema serio. Un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, Dovuto alla predisposizione genetica e all'ingestione di glutine. Attenzione, se la diagnosi non è precoce e il trattamento inadeguato, le complicanze possono essere irreversibili. Ma chi ha inventato questa parola? Qual è la sua storia e cosa significa davvero? Scopriamolo insieme. La parola celiaco muove i primi passi nell'antica lingua greca. Siamo nel III secolo d.C. È un medico greco che esercita a Roma, a Coniarla, Areto di Cappadocia. Deve descrivere una malattia. I sintomi sono diarrea, dolori addominali e perdita di peso. Bisogna dare un nome a chi è colpito così duramente nel ventre. Chiama queste persone coiliacos, coloro che soffrono negli intestini, da coilia, che significa cavità del ventre, addome. La parola viene tradotta dal greco solo alla fine dell'Ottocento, alla lettera. Celiaci, così vengono battezzati i pazienti con un dolore persistente all'intestino. Ma per capire le cause della malattia ci vuole ancora tempo e soprattutto tanta fortuna. È un olandese, il dottor Willem Karel Dieke, a identificare nella farina di frumento il responsabile della celiachia nei bambini. Durante la seconda guerra mondiale non c'è da mangiare, il grano scarseggia in tutta Europa. Dieke osserva che proprio in quel periodo i bambini celiaci migliorano improvvisamente, ma il quadro clinico non resta stabile a lungo. I sintomi ritornano alla fine del conflitto, quando arrivano i primi aiuti alimentari, pane e pasta soprattutto, e così tanto glutine, la più importante proteina del grano. Così Dieke conclude che il celiaco per stare in salute deve evitare ad ogni costo questi alimenti. Vi siete innamorati di questo canale? Signori, che dire, non sarò certo io a impedirvi di iscrivervi. Già che ci siete, allora lasciate un commento e condividete. Poi mi raccomando, attivate subito la campanella delle notifiche. Non perdetevi le novità. Se invece il video non vi fosse piaciuto, vi prego, non diffondete, spegnete subito il cellulare e non parlate più con nessuno. Ancora oggi l'unico trattamento per la celiachia è la dieta senza glutine. In questo modo i sintomi spariscono e i tessuti intestinali riescono a rigenerarsi. Apprezziamo dunque l'etimologia di questa parola, celiaco, e ascoltiamo l'angoscia sfibrante di chi accarezza il grano senza poterlo abbracciare, di chi fa scelte sofferte quando si ciba per lenire quella pena gravosa all'interno del ventre.